Il 2023 si è quasi concluso e arriva quel periodo dell'anno in cui bisogna vedere come sono andati gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Quindi vi chiedo, com'è andato il vostro 2023? Io vi racconto il mio dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, l'ultimo dell'anno 2023. Cosa c'entra questo video con la matematica? Beh, direi che a questo punto dell'anno bisogna tirare le somme. Ok, forse non faceva ridere. Vi dico la verità. Ho ragionato a lungo sul fare o non fare questo video perché effettivamente parliamo di obiettivi, non ha niente a che vedere con la matematica. D'altra parte il mio canale si chiama Monia Tomassini, non si chiama ripetizioni di matematica oppure lezioni di matematica, quindi ho pensato fosse utile condividere con la nostra community gli obiettivi del 2023, anche perché alcuni dei miei obiettivi riguardano proprio voi, che mi avete permesso di raggiungerli. Quindi, se non vi interessa niente sapere di quali sono stati i miei obiettivi e come è andato il mio 2023, rimanete lo stesso, perché alla fine del video ho una sorpresa per voi. Quindi se volete mettete pure il video a velocità 2 così scorrerà più velocemente per arrivare fino in fondo dove scoprirete che cosa vi ho riservato. Quindi veniamo ai miei obiettivi. Partiamo da quelli di YouTube e partiamo subito benissimo con il primo obiettivo non raggiunto. Arrivare a 20.000 iscritti. Lo so, sembra tanto, in realtà analizzando il ritmo di crescita degli ultimi mesi mi sembrava un traguardo più che ragionevole. Eppure non ci sono riuscita. Quindi, se volete darmi una mano, scherzi a parte, il canale è giovane perché ha 1 anno e mezzo di vita, ho avuto tantissimi contatti da molti di voi che mi hanno chiesto video, mi hanno chiesto una mano e io mi sono data da fare per pubblicare video di continuo e accontentare tutti quanti. Eppure questo non è bastato. Un motivo in più per continuare con la stessa carica e con la stessa grinta anche il prossimo anno. Passiamo all'obiettivo numero 2. Pubblicare 2 video a settimana. Sì, qui ci sono riuscita, in realtà ho pubblicato anche molto di più di 2 video a settimana perché nei mesi più intensi in cui c'erano verifiche, interrogazioni, esami, ho pubblicato un video al giorno, per questo mi ritengo soddisfatta. Aprire un podcast. Sì, ho aperto un nuovo format che si chiama Numeri nella vita, che se mi state seguendo da YouTube vedete in modalità audio-video, mentre se mi state ascoltando su Spotify, Google Podcast, Amazon oppure Apple, lo potete ascoltare in modalità solo audio. È un podcast che ho voluto fortemente proporre perché penso che la matematica sia davvero utile anche a chi non frequenta le scuole e le università e soprattutto penso possa affascinare e avvicinare più persone a questa materia così tanto odiata. Il podcast è uno strumento utilissimo perché oggigiorno continuamente trascorriamo il nostro tempo nei mezzi, che sia l'auto, la metro, il treno, e molte persone fanno uso del telefonino per ascoltare podcast di qualsiasi tipologia e quindi perché no anche la matematica. Diciamo che sul canale YouTube sono soddisfatta a metà. Passiamo quindi allo sport e benessere. Primo obiettivo: andare in palestra 3 volte a settimana. Riuscito. In realtà la cosa più difficile secondo me è iniziare, perché una volta poi fissata la routine è semplice andare quasi con il pilota automatico. Io ho deciso di sfruttare la mia pausa pranzo per andare in palestra e quindi quando esco dal lavoro parto con il mio borsone e vado senza manco pensarci, senza dire fuori è freddo, non c'ho voglia, fuori piove. Quindi 3 volte a settimana è un obiettivo piuttosto ragionevole per tutti quanti. E se lo posso fare io, lo potete fare tutti. Meditazione. Sì, ho voluto provarla per un semplice motivo. Gli studi dimostrano che questa pratica dà moltissimi benefici. Prima cosa, riduce i livelli di stress.
quindi porta pace e armonia. Seconda cosa, rafforza la salute mentale e fisica. Terza cosa, migliora la qualità del sonno. Ho letto tantissime cose al riguardo e chi sono io per contraddirli? Io sono come San Tommaso, del resto il mio cognome è Tommasini, e quindi se non vengo non credo. Ho voluto provare inizialmente con semplici pratiche mattutine di 5 minuti per poi arrivare a una pratica guidata in cui mi sono trovata molto bene della durata di 15 minuti. Ogni mattina. Devo dire che essere concentrati nel qui e ora, portare la consapevolezza sul proprio respiro e nel presente mi dà un senso di tranquillità. Mi sono resa conto guardando un po' il mio stile di vita che sono sempre di corsa. Insomma, tutti noi credo abbiamo una vita piuttosto frenetica e quindi ogni tanto è importante fermarsi e restare concentrati sul presente e questa pratica mi dà l'opportunità per farlo, per dedicare del tempo a me. Continuando, yoga. Se non lo sapete, yoga significa unione di corpo, mente e spirito. Migliora l'equilibrio fisico e soprattutto l'equilibrio mentale. Aiuta a sconfiggere la depressione, l'ansia e lo stress. Inoltre, uno dei grandi benefici dello yoga è il sollievo alla schiena. Praticare yoga aiuta la schiena e a migliorare la postura. Io praticamente sto tantissime ore al giorno seduta davanti al computer, seduta in macchina, seduta nel divano la sera e quindi ho sentito subito i benefici sulla schiena. Vi dico la verità, sono diventata yoga dipendente perché lo faccio tutti i giorni e come se non bastasse ho iniziato anche Pilates. Voi direte, ma dove trova preso qui tutto il tempo per fare questa attività? Allora, è stato molto difficile all'inizio trovare un'abitudine e soprattutto trovare tempo e spazio per questa attività. Quindi ho iniziato con anche pratiche semplicissime di yoga di 20 minuti, magari la sera prima di andare a dormire. Oppure al mattino svegliandomi un'ora prima, quindi ho tolto un'ora di sonno per dare tempo a queste attività. Sono convinta che se analizziamo bene la nostra vita, ognuno trova dei tempi morti e dei momenti in cui è possibile inserire qualche cosa che faccia bene per noi stessi, quindi a maggior ragione è importante trovare del tempo. Ogni giorno sono piena di energia, ogni giorno mi sveglio con il piede giusto e l'umore giusto e soprattutto, non vorrei dirlo troppo forte, ma non mi ammalo mai. Ecco, l'ho detto, spero di non essermela tirata. Questo per dirvi che credo fortemente che fare attività fisica e mangiare bene siano fondamentali per la qualità della nostra vita. Del resto lo dicevano anche i latini, mens sana in corpore sano. Passiamo al lavoro. Mi ero prefissata di imparare 2 nuovi linguaggi di programmazione. Lavorando nel settore IT è importante per me evolvermi e rimanere a passo coi tempi. Sono riuscita in parte a raggiungere questo obiettivo perché ho imparato sì 2 nuovi linguaggi di programmazione, ma non ho fatto abbastanza pratica e per me questo è fondamentale. Del resto lo dico sempre anche nei miei video, la mia filosofia in tutti i video è prima guardi me e poi fai tu, motivo per cui in ogni singolo video che trovate sul mio canale YouTube trovate alla fine degli esercizi per allenarvi. L'allenamento è fondamentale in qualsiasi ambito della vostra vita. Proprio per questo non mi ritengo soddisfatta perché non ho avuto tempo per allenarmi sui linguaggi che ho imparato e quindi posso dire che non ho quella confidenza che vorrei avere quando imparo nuove cose. Il prossimo era migliorare l'inglese. Avevo iniziato a fare dei corsi, ma poi ho messo troppa carne al fuoco e quindi non ho più trovato quei 20 minuti al giorno per dedicare a questa attività. Quindi, se avete consigli, io sono tutto orecchie perché ho intenzione di migliorare l'inglese. L'ultimo, creare un sito web. Appunto, lavorando nel mondo dell'IT era assurdo non farsi un sito personale. Partivo proprio da zero perché era un ambito dell'informatica su cui non avevo mai lavorato, non so se lo avete già visto, e se tra di voi c'è qualche esperto di siti web, sono accetti ben consigli. Quindi, anche sul lavoro potevo fare di meglio. Finanze, ho aperto un fondo pensione e poi ho ragionato molto sull'importanza di non scambiare il mio tempo per denaro. Ognuno di noi ogni giorno si sveglia e va al lavoro, a meno che non avete vinto qualche Superenalotto o avete ricevuto qualche eredità. E
Facendo questo noi scambiamo il nostro tempo per denaro, perché chiaramente se stiamo a casa e non lavoriamo non guadagniamo. Ragionando su questo fatto ho voluto crearmi delle entrate extra che non dipendessero dal mio lavoro. Al momento sono riuscita a crearmi 2 entrate passive nel mondo della finanza, quindi parliamo del settore investimenti. Credo sia davvero importante avere sempre un piano B oltre al proprio lavoro. Per entrate passive intendo entrate che non dipendono dal tempo che io dedico a queste attività. Veniamo all'ambito delle relazioni. Un obiettivo che mi ero prefissato era di conoscere 5 persone nuove. A me piace tanto viaggiare, quest'anno abbiamo fatto un viaggio stupendo in Messico dove abbiamo conosciuto dei ragazzi fantastici. Ciao ragazzi, se vi state guardando, non vedo l'ora a gennaio di rivedervi. Credo che conoscere nuove persone sia importante per allargare la propria cerchia di conoscenze e soprattutto per circondarsi di persone che hanno modi diversi di vedere le cose, culture diverse, esperienze diverse che quindi ti facciano crescere. Passiamo ora alla crescita personale. Mi ero prefissata di leggere 52 libri, ovvero un libro a settimana. L'anno scorso ci sono uscita, quest'anno ho peccato perché ne ho letti 40. Come faccio a leggere tutti questi libri? Io devo ringraziare una mia amica che 3 anni fa mi ha fatto scoprire il potere degli audiolibri e da lì sono partita per la tangente e mi sono concentrata facendo full immersion di qualsiasi tipo di lettura. Mi sono affidata al servizio di Audible, che è un servizio che Amazon fornisce con un piccolo abbonamento mensile. Ormai siamo abbonati a tutto, Netflix, la TV, Sky, Spotify, Amazon, e quindi perché non abbonarsi agli audiolibri che sono cibo per la mente. Questo mi permette di leggere tantissimi libri, anche perché la fortuna di ascoltarli mentre stai preparando da mangiare, mentre fai una lavatrice, mentre sei in macchina, mentre fai una passeggiata in solitaria. La fortuna è che se vuoi puoi anche ascoltarli a una velocità un po' maggiore. Io ascolto sempre i libri a velocità 1,5, chiaramente se mi rendo conto che non capisco niente poi rallento. Se volete trovate qui in descrizione il link per iscrivervi ad Audible. Il primo mese è gratuito, quindi una prova la potete fare tutti. Magari riuscite a leggere molto più di me. Poi quest'anno ho fatto diversi viaggi, avevo in mente di fare anche la Polinesia, che era un viaggio meraviglioso che avevamo pianificato per il viaggio di nozze, ma poi c'è stato di mezzo il Covid e quindi è andato a monte. È un volo oltreoceano di 35 ore con 12 ore di fuso, quindi è un viaggio impegnativo, deve avere tanto tempo e tante ferie, purtroppo obiettivo non raggiunto. Corsi, volevo appunto concentrarmi molto di più sulla macroeconomia e sugli investimenti. La matematica è il mio pane quotidiano, ma la matematica finanziaria era un argomento su cui ero carente e quindi mi sono concentrata su corsi online in questo ambito. Ed è per questo che, dando maggiore spazio a questi corsi di economia e investimenti, ho dovuto togliere spazio ai corsi di inglese. Last one on list, l'ultimo obiettivo, non ve lo dico. È un progetto a cui tengo molto, sta andando avanti, ma sono un po' scaramantica. Come dice il detto, non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco. E a me piace parlare dei miei progetti quando sono realizzati, quando sono finiti. Quindi vi prometto che nell'anno nuovo vi svelerò di cosa sto parlando. Motivo in più per iscrivervi e attivare la campanella. E questi erano i miei obiettivi. Devo dire che tutto sommato mi ritengo soddisfatta. Chiaramente si può sempre fare meglio e sono convinta che bisogna sempre puntare in alto. Continuerò a impegnarmi per creare la migliore versione di me stessa. E quindi vi chiedo come sono andati i vostri obiettivi e utilizzate delle app, delle piattaforme online, perché io ricorro sempre alla vecchia carta e penna. Li ho scritti a computer solo per voi in modo tale da condividerli insieme mentre ve ne parlavo. Prima di salutarvi, veniamo alla sorpresa. Ecco il regalo che faccio a tutti voi che mi seguite da un anno a questa parte. Parlo della ruota dell'equilibrio. La ruota dell'equilibrio mette in evidenza le aree della nostra vita che ci fanno sentire realizzati e felici.
Vi chiedo di fare questo esercizio, analizzare ogni sfera della vostra vita e per ogni aspetto dovete dare un voto, da 1 a 10. Fatevi questa domanda, a me è servita tantissimo. Cosa voglio? Sembrano sfere tutte sconnesse tra di loro, in realtà sono come i vasi comunicanti. Se ci pensate, se io sono stressato al lavoro, poi anche a casa magari ho dei problemi perché rispondo male, perché faccio diverse discussioni, quindi anche le mie relazioni ne risentono. O viceversa, se a casa ho dei problemi, poi al lavoro non riesco a dare il meglio di me, nello sport non riesco a essere concentrato a dare meglio di me. Quindi ogni area è tutta collegata all'altra. Grazie a questo esercizio io ho scoperto quale area stavo trascurando e su quale dovevo appunto concentrarmi di più per migliorare la qualità della mia vita. Spero che questo regalo vi piaccia e vi sia di aiuto, come lo è stato per me, per raggiungere un maggiore equilibrio nella vostra vita. Io vi auguro di passare delle buone feste e delle meravigliose vacanze con i vostri cari. Questo era l'ultimo video dell'anno, noi ci rivediamo nel 2024 con nuovi interessanti video. Vi anticipo già che il primo video che pubblicherò a gennaio sarà bellissimo, perché vi parlerò di come i modelli matematici possono prevedere il futuro. Ci vediamo nell'anno nuovo.